Cari amanti di grafica, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il logo design. Oggi vi darò 7 consigli per la creazione di un logo professionale. Prima però di entrare nel vivo del video di oggi, voglio invitarvi a mettere un like a questo video, ovviamente se il contenuto è di vostro gradimento, e in particolar modo iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdere i prossimi appuntamenti. Quindi iniziamo subito. Consiglio numero 1. Facciamo scelte grafiche non in base al nostro gusto o a quello del nostro cliente, ma in base alla comunicazione da offrire per raggiungere un determinato obiettivo. Ecco, so che questa cosa non è facile perché molto spesso ci troviamo di fronte a un cliente che ha delle idee che magari non sono corrette e dobbiamo un po' far capire che sta sbagliando. Se sei uno junior designer e hai ancora poca esperienza, capisco che non è facile stabilire cosa effettivamente è adeguato per una determinata situazione, ma se già hai più di 2 anni di esperienza, spiega al cliente nel modo giusto, educato e comprensibile cosa secondo te andrebbe fatto e perché. Dimostriamo così di essere esperti, ma sempre con rispetto, dando una spiegazione esauriente. Ecco, a questo consiglio direi che c'è una variante, la possiamo chiamare consiglio 1.1, ossia se ti rendi conto in fase di testing che invece il cliente aveva ragione e non tu, cosa che può succedere, è successo a me pure più di una volta, vi garantisco che non è un problema, puoi cambiare idea, nessuno te lo vieta. Ora mi dirai, ma agli occhi del cliente come vengo visto? E io ti rispondo bene per 3 motivi. 1, perché stai dimostrando di non essere superficiale e di non dare nulla per scontato, anche ciò che avevi già definito nella tua testa come consolidato. 2, dimostri di non essere nella categoria dei professionisti del tipo so tutto io, che sono ovviamente odiosi. 3, stai effettivamente dicendo al cliente che lui ha ragione e tu avevi torto, e ti garantisco che ne sarà lusingato. Regola numero 2, non seguire le mode. Creare un logo in base a una moda, a una tendenza del momento, è pericoloso. Quel logo potrebbe avere vita breve e successivamente essere obbligati nel giro di pochi anni a rifare un restyling. Ricordiamo che le mode cambiano. I loghi, quelli fatti bene, non dovrebbero mai cambiare. Al limite possono avere delle leggere variazioni. Per farvi un esempio, ci sono dei loghi che non hanno mai subito particolari evoluzioni o magari minime come il logo Nike o il logo Chanel o il logo Louis Vuitton. Consiglio numero 3, lavora anche su uno sfondo scuro, quindi crea una versione negativa del logo. Ricordiamo che il logo deve essere versatile, quindi deve essere utilizzato su diversi contesti, quindi se quel brand deve stampare il logo su una parete scura o su indumenti scuri, è ovvio che deve avere una variante negativa, ma ti garantisco che se creerai un logo minimal, la variante non sarà quasi mai un problema. Consiglio numero 4. Fai test di riduzione. Quando crei un logo e lo vedi nel tuo bel monitor Full HD di 21 pollici o magari di 27, gigantesco, magari pensi wow che bello, vedi tutti i dettagli grandi, ma il wow deve rimanere tale anche quando riduci la sua dimensione. Considera oggi che i loghi sono maggiormente utilizzati in piccole dimensioni. Pensate che i siti oramai sono visitati all'80% da mobile, quindi i loghi sono piccoli, firma email piccola, social network e così via. Consiglio numero 5, testa una bozza da diverse prospettive. Quando crei una bozza a matita che secondo te è valida, naturalmente dovrai poi vettorializzarla. Ora crea diverse varianti della stessa. Solo facendo testing si arriva a un risultato eccellente, quindi prova anche qualcosa che apparentemente ti può sembrare stupido, ma potrebbe essere utile per uno step successivo e arrivare poi a una variante sempre più interessante ed impattante. Consiglio numero 6, prenditi il tuo tempo. Che cosa voglio dire? Quando digitalizzi una bozza e ti sembra ok, non è detto che lo sia. Questo perché magari ci lavoriamo da un paio di ore e ci siamo tra virgolette abituati al suo design. È come se la nostra testa si accontenta del risultato finale. Posso dire che succede molto spesso, ma se noi ci troviamo in una
altro contesto e vediamo subito questa proposta, magari troveremmo dei difetti, quindi rivediamo quella bozza il giorno dopo, non dico nemmeno tra un'ora, proprio il giorno successivo, con un neutrale senso critico. Dobbiamo essere i primi a criticare la nostra creatura. Questo modus operandi ci permetterà di crearla sempre più d'impatto. Consiglio numero 7: non partire obbligatoriamente dallo sketch. Ok, la regola dice di farlo, ma conoscere le regole ci permette a volte di infrangerle. Per esempio, io, quando ho come obiettivo finale quello di creare un logo Wordmark, perché abbiamo fatto un'analisi, abbiamo studiato un po' l'azienda, i competitor e quant'altro, e soprattutto il naming aziendale, abbiamo scelto il Wordmark, un logo che effettivamente è completamente testuale. Io non parto mai dallo sketch, ma anzi parto dalla scelta del font. Una volta che scelgo il font, da lì potrò modellarlo in base alle esigenze comunicative. Ok, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio ovviamente per avermi seguito fino a qui e vi invito a commentare qualora avete dei dubbi su alcuni consigli oppure volete dire semplicemente il vostro punto di vista. Nuovamente vi invito ad iscrivervi al canale e a visitare il mio sito, dove nella sezione blog possiamo trovare tantissimi contenuti relativi al logo design, soprattutto a storie di loghi famosi, ma nella sezione appunto dei casi studio troverete sicuramente qualcosa di molto interessante. Vi ringrazio nuovamente per la visione e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!